avevamo stimato più o meno per fare questo lavoro tra le 5 e 6 settimane. Quasi metà del tempo che vorrei impiegare per rifare tutto. Il problema è che è un lavoro che non è che possiamo dividere. Diciamo che siamo tutti un po' incastrati col suo tavolo dei rugby, come al solito, perché lunedì c'ha una trasferta a Benevento. Cioè fa pure partite fuori casa ora? Fuori casa già le fa da un po'. Adesso questa è una trasferta di un giorno che vanno e tornano. A giugno c'ha pure 2 giorni a Firenze da solo, cioè da solo, noi andiamo per conto nostro, però loro vanno da solo. Ma fanno tornei, fanno raggruppamenti, tornei. Io esagerato. Ma così piccoli? Veramente Non ci me sta pure l'aspettavo. l'Under 6. Piccolini. Bellissimi. Bello, mi piacerebbe venire a vedere qualche partita. No, quando fanno il torneo a Roma, quando lo organizziamo noi ti Non chiamo. capisco moltissimo di Non è rugby, che noi non ci capisco ancora niente, ancora non ho capito niente. Cioè, so solo che devono andare dall'altra parte e buttare la palla sopra, riga. Però Quando ho iniziato questa esperienza in questa direzione l'ho iniziata subito col sorriso, perché ero venuta a conoscenza del fatto che una dirigente in particolare, quando c'era diciamo da assegnare le risorse, e io non c'ero perché ero in maternità, mi voleva fortemente. Mi ricordo qui ero da poco e c'è stato un concorso, sono entrati tanti ragazzi 2 o 3 anni fa, erano quasi tutti uomini, c'era solo una ragazza che poi è proprio Elisa Barbagiovanni, che conosciamo, e quando è entrata ha detto: mi dispiace ma io aspetto un figlio, quindi non sono immediatamente disponibile, perché dopo poco andò in maternità, non era ancora stata collocata negli uffici. E non so se lo posso dire, ma non la volevano gli altri colleghi. E io ho detto: no, la voglio assolutamente io, perché secondo me è la più brava di tutti. Sarà sicuramente la più brava di tutti, perché una ragazza che è venuta da giù, si trasferisce, quindi io ho scommesso su di lei ad occhi chiusi, insomma. Peccato che quando poi è rientrata per esigenze di servizio, dopo poco è stata trasferita in un altro ufficio, quindi non è dei miei. Qui la differenza è che tu puoi condividere una sede tra 2 amministrazioni. Ok, Capito? una sede da 2 amministrazioni. Mentre adesso siamo arrivati alla conclusione che non è più così. Che in realtà perché non è la sede possibile. è sede dell'amministrazione, capito? Ok, ma è un problema, non è un problema di dati, è un problema di incoerenza sui dati, di perché se tu processi, ci pensi, certo. guarda i dati che ci sono qua. Se Dico, tu ci no, è un pensi, sono problema dati. funzionale, cioè una cosa che dice non può essere, quindi è inutile che sia rappresentabile, questo è. No, non ha senso che venga codificato così. Non ha senso che sia rappresentato, Sì, perché non è perché possibile. se tu guardi i dati che ci sono, questi sono dati che sono associati dall'amministrazione sulla sede. Quello che penso è che in un progetto di così grosse dimensioni è veramente complicato mettere insieme tanti gruppi di lavoro che sviluppano cose differenti, perché anche se il gruppo di lavoro è mosso da una professionalità tale che quella piccola funzionalità è in grado di fare le cose per bene, il problema è che poi queste funzionalità devono collegarsi, devono integrarsi tra loro, e quindi quello che a un certo punto forse è mancato è stato una certa attività di coesione, di collaborazione, che è il fulcro di un'attività in team. Noi fondamentalmente non siamo in grado di alimentare tutti i gruppi che sono già partiti, in particolare infatti, poi in particolare se continuiamo così come stiamo continuando, che era quello che c'era stato chiesto, ovvero più di Allora io più mi basso chiedo, livello, non lo so. ma ci sono questi tempi? Cioè, perché qui c'è anche una particolarità, perché mentre io sto sui tavoli tecnici ma non lavoro nello specifico se non per coprire qualcuno, voi siete tutti quanti coinvolti direttamente, quindi quando c'è una persona che coordina, per cui io mi vedo con lui, C'è lui. Cioè, ecco perché io ti dico, io posso anche raccogliere tutte le esigenze e mettermi una riunione al giorno, a mezzogiorno con lui, però di fatto quell'ora lì o quella mezz'ora di confronto è un'ora che al lavoro vostro, già siete 4. Ma la cosa che mi viene da pensare è se qualcuno dei nostri gruppi, per esempio il primo che viene in mente è quello di Casilli, che riguarda l'inserimento dell'azione amministrato, è dipendente da diciamo, rifacimenti su R1 che avete già deciso. A questo punto è meglio che si fermi un attimino. E magari fargli fare i rifacimenti magari fanno che abbiamo quelli già R1. presentato. Ok, allora si dobbiamo proiettare i nostri gruppi. Comunque la priorità secondo me va data a quelli che hanno il maggior numero di user story da riprogettare Partiamo da e quello, possibilmente però prenderle mettendo in fila nell'ordine logico che avevamo dato, quindi inserimento amministrato sarebbe perfetto. Sì, ma quali sono queste Vedi 36? quelle 36 quali sono?
Mancano 335 giorni alla data prevista per il lancio della piattaforma, ma una parte dei programmi sviluppati per il Cloudify non funziona. Così il gruppo Processi, quello di Leonardo, Simone e Ludovico, sta revisionando alcuni dei prodotti informatici difettosi. Questo rallenta molto la collaborazione con i gruppi dei fornitori, che vanno sempre alimentati, come dicono loro, con nuove richieste di requisiti specifici. Però, nel confronto con il gruppo sviluppo, quello di Alessio ed Elisa, sono scaturite delle possibili soluzioni. Stiamo fallendo. Stavo aspettando l'ascensore. La differenza non sta tanto nel privato e nel pubblico, ma la differenza sta nelle persone che lavorano nel privato e nelle persone che lavorano nel pubblico. Io qui in questa direzione posso dire che la giusta spinta c'è, e la spinta si sente giorno per giorno nel cercare le soluzioni più innovative possibili. L'avevo anche prima, quando lavoravo nel privato. Realizzare un grande progetto di digital transformation, di innovazione, cioè quello che stiamo facendo noi, lo può fare il pubblico, lo può fare o no? Sicuramente il pubblico rispetto al privato ha delle difficoltà. L'ex coniuge, a chi si rivolge? Questa è la domanda. Tendenzialmente ogni amministrazione pensa di avere una realtà che è sua, specifica, particolare e che nessun altro possa capire. Tempi di realizzazione, cioè quando sarà disponibile a noi come utenza, più o meno